Ciao a tutti e benvenuti o benvenute sul nostro canale. Sono Laura di Classe Italiana. Se state guardando questo video, forse amate la lingua italiana, la parlate già un po' o l'avete studiata abbastanza e la parlate abbastanza bene. Ma c'è una situazione che mette in difficoltà anche gli studenti più esperti. Questa situazione è quando dobbiamo parlare al telefono in una lingua straniera. Se anche voi vi trovate in difficoltà e non sapete le parole giuste da usare o non conoscete quelle espressioni che servono proprio per parlare al telefono in italiano, allora seguite il mio video fino alla fine. Imparerete molto lessico e molte espressioni utili. Vi consiglio di guardare più volte il video, in modo da fissare bene nella memoria le frasi che oggi vi presenterò. E se poi volete continuare ad esercitarvi, ho preparato un'attività molto utile. Trovate il link qui in descrizione. Cominciamo subito a spiegare che cosa si dice quando si risponde al telefono. In italiano diciamo pronto. Ma perché si usa questa parola, questo termine, invece di un semplice saluto come ciao o buongiorno, come succede in altri paesi? In realtà ci sono diverse ipotesi sull'origine di questa parola. Una delle ipotesi più probabili dice che questo termine, pronto, nasce alla fine del 1800. All'epoca non era così semplice come oggi telefonare a qualcuno. Infatti, quando una persona telefonava, la chiamata passava attraverso dei centralini. Quando questo contatto avveniva in modo corretto, allora la centralinista avvisava le persone dicendo pronto. A quel punto, da quel momento in poi, le due persone potevano cominciare a parlare. Dopo questa breve parentesi sull'origine della parola pronto, andiamo ad analizzare cosa si dice durante una conversazione. Ho deciso di mostrarvi due esempi di due conversazioni, in modo da separare un registro formale da un registro informale. Iniziamo ad analizzare cosa si dice in una situazione informale. Per chiedere chi parla, diciamo chi è? Chi parla? Per presentarsi, ciao, sono Laura. Per chiedere di parlare con qualcuno, c'è Marco? Posso parlare con Marco? Marco è in casa? Me lo passi? Per confermare che la persona è disponibile a parlare, sì, Marco è in casa. Un attimo, te lo passo subito. Per rispondere che la persona non è disponibile, in questo momento Marco non c'è. Marco è occupato, non può rispondere adesso. Per dire di chiamare in un altro momento, puoi richiamarlo più tardi. Puoi provare a telefonare più tardi? Chiamalo dopo. Di sicuro lo trovi. Per lasciare un messaggio, posso lasciargli un messaggio? Puoi dirgli che l'ho chiamato? Puoi richiamarmi più tardi? Adesso andiamo ad analizzare cosa diciamo invece in una situazione formale. Fate attenzione perché in una situazione formale dobbiamo usare il lei. Per presentarsi diciamo buongiorno, sono la dottoressa Santini. Per chiedere di parlare con qualcuno, potrei parlare con l'avvocato Rossi? Sto cercando l'avvocato Rossi. Vorrei parlare con l'avvocato Rossi. Per confermare chi siamo, sono io l'avvocato Rossi. Per sapere chi ha telefonato, lei chi è? Con chi parlo? Chi lo desidera? Per dire che la persona non è disponibile a parlare, l'avvocato Rossi in questo momento non c'è. Al momento è
è occupato, non è in ufficio, è impegnato sull'altra linea, in un'altra conversazione. Per chiedere di lasciare un messaggio, può dirgli di richiamarmi? Può dirgli che l'ho cercato? Per confermare che la persona è disponibile a parlare, sì, l'avvocato Rossi adesso è nel suo ufficio. Un attimo, glielo passo subito. Come potete notare, in questo video ho voluto analizzare due registri. Uno informale, in cui chiamiamo a casa di un amico e vogliamo parlare con lui, e un altro registro un po' più formale, quando vogliamo parlare per esempio con l'avvocato Rossi e chiamiamo al suo ufficio e può rispondere o lui direttamente o la sua segretaria. Ovviamente i contesti di una telefonata possono essere molto diversi e anche le motivazioni per cui telefoniamo. Se avete delle richieste, se avete dei dubbi o delle domande, fatele qui nei commenti al video. Sarò felice di aiutarvi. La mia lezione finisce qui, io vi saluto e vi ringrazio e vi aspetto al prossimo video. Ciao da Laura di Classe Italiana!